È un bel pacco questo, proprio un bel pacco, guarda. 2 input, 2 output. Sì, però uno solo è microfonico, l'altro è strumentale. Vabbè, però. Poi c'è anche l'altra versione, c'è quella più grande, non è che c'è solo questa. Sì, bello, bello. Ehi. Ma sembra di avere un elicottero sotto. Mamma mia. Questo è il microfono della M-Audio. Dunque, suona di merda. È uno scatolone immenso proprio. Dice Your Perfect Sound, si vede? Guarda. È una M-Audio 192.4, questa è la versione Vocal Studio Pro che contiene al suo interno le cuffie, la scheda audio e il microfono. Come ti farò vedere e come sentirai, il microfono forse è la cosa peggiore di questo pacchetto. Le cuffie sono discrete, la scheda audio invece è decisamente buona. In effetti in questo momento non stai ascoltando la mia solita scheda audio su cui registro tutta questa roba, ma sono direttamente sulla M-Audio 192.4. Questo è il pacchetto, c'è tutto quello che mi è arrivato esattamente così. Bello, niente male, non c'è niente da dire. La cosa migliore di questo pacchetto è decisamente la scheda audio. Sì, in questo momento c'è collegato un TLM 103. Probabilmente farò anche un video con una carrellata di microfoni, fra quelli che ho io, fra i più comuni e standard che si trovano in circolazione, classici microfoni, per sentire come suona, così come ho fatto con la Focusrite. E ti posso già dire che la differenza tra la Focusrite e la M-Audio a livello di preamplificatore non è piccola, nel senso che la M-Audio, seppure nel bundle è peggiore, come scheda audio probabilmente è una scheda audio di un certo rilievo, e soprattutto per quanto riguarda il preamplificatore, che è assolutamente trasparente e non ha il difetto che hanno quasi tutti i preamplificatori delle schede audio entry level, dove quando alzi il volume porti il gain oltre i 3/4, comincia a portare dentro fruscio, cosa che per esempio la Focusrite faceva, ma la M-Audio per niente, assolutamente. Quindi scopriamo questa M-Audio, questo pacchetto che contiene cuffia, microfono, questo coso, e la scheda audio, che invece è veramente interessante. Poi ti darò la mia opinione, che probabilmente hai già capito, o forse non te ne frega assolutamente niente. Dunque, guida per l'uso c'è anche in italiano. Questa ha le cuffie che si chiamano così, questo è il microfono, il cavo USB-C, sono i contenuti della confezione. Dunque, registrare il prodotto alle pagine, login al proprio account, bla bla bla, installazione, utente Windows, prima di collegare 192.4 al computer, installare i driver, qui c'è l'indirizzo dei driver. Devi scaricare, fare doppio clic, installare tutti i virus e tutte le solite cose che succedono con Windows. E questa scheda verrà vista direttamente dal dispositivo Audio MIDI Setup del Mac, quindi non ci sono driver che lo pilotano. Sì, non c'è nulla da scaricare per Mac.
Boh, boh, che è? Che è sto rumore? Io lo sento in cuffia, un rumore piuttosto ampio. Fammi vedere come misura l'ingresso costui. Dove sei finito? Ah, eccoti qua. Allora, vai a prendere Eccoti qua. Mettiamolo qua di fianco. Io sto entrando in questo momento a meno 12 dB e sono praticamente a manetta. Accidenti. Sono a manetta. Sto usando le cuffie della M Audio, che sono quelle che fornisce nel kit assieme alla scheda audio e al microfono. Il cavo è quello originale e il microfono naturalmente è quello che hai visto, che insomma è quello che è. Ma senti che razza di rumore, io lo sento fortissimo in cuffia, non riesco a capire se si tratti di un rumore che sento io oppure no, adesso devo fare una verifica perché ingresso del 194, questo è il 194, no? Quindi io posso sentire il 194 qui. Il miele è in realtà l'unico alimento che ha una durata di conservazione eterna. Infatti gli archeologi in Egitto hanno scoperto vasetti di miele perfettamente sigillati, perfettamente conservati, sigillati in piramidi e cripte. Qui ti danno anche un antipop, aspetta che te lo faccio vedere, è una roba come questa, è come questo affare qui, non è che sia molto differente. Ci metto il mio perché, come dire, non voglio poppare su una cosa che non è mia. Non puppo su roba di altri. Allora lo sto usando su un braccetto della Tonor, a cui ho appena distrutto un sogno che gli si stava realizzando, e cioè il loro microfono che faceva veramente schifo. Ma devo dire che mi trovo di fronte a un altro microfono altrettanto pessimo. E a questo punto però non so se il microfono si tratta della scheda audio, che fa un rumore e magari c'è un difetto sul preamplificatore, non te lo so dire. Perché io sento un gran fruscio, un gran rumore e invece io non dovrei sentire questo rumore. Non dovrei per niente. Il mio problema in questo momento è che non riesco ad accendere il microfono con un preamplificatore esterno. Stavo provando questo e ho tentato di vedere se si trattava di un problema relativo al preamplificatore della M Audio, magari guasto, che ne so io, o il microfono che non andava. Quindi i tentativi successivi saranno accendere questo e vedere se qui funziona, e accendere lo stesso microfono su un'altra scheda audio, una vecchia M Audio Mobile Pre, e vedere se lì funziona. Perché il microfono, una volta aperto, si presenta così. Non è esattamente, non so, così a vederlo, un microfono altamente professionale. E questo mi dispiace perché la M Audio, così come la Focusrite, quando fanno un pacchetto dovrebbero metterci un buon microfono. In Cina ne producono tantissimi. Perché dovete rifilare delle sole di questo genere? Eccolo qua. Allora, no, questo tonor funziona qui, no? Se questo tonor funziona, anche quell'M Audio lì deve funzionare. E invece, evidentemente... Qui si accende, però lascia un rumore di fondo non indifferente, di conseguenza o questo microfono è guasto o c'è qualcosa di diverso. Faccio un'altra prova con un'altra scheda audio, perché dopo tutte queste devo fare un'altra prova. E qui
il microfono della M Audio ha un altro comportamento. Questa cosa è strana. Allora, il microfono della M Audio ha questo strano comportamento per cui sulla vecchia scheda M Audio Mobile Pre che uso per fare gli esperimenti funziona. E invece sulla M Audio Air fa un rumore. Adesso si tratta di capire se il problema qui è nella M Audio Air o nel microfono. Il microfono comunque non si accendeva neanche con il Golden Age che ho provato, per cui se qui... Però adesso faccio un'altra prova, aspetta, non è finita, aspetta, spengo questo. No, funziona come? Questo è il TLM 102, TLM 100, no, che cacchio dico, questo è il Rode NT1A. Ce l'ho in mano, il rumore che senti è la vibrazione della mia mano perché ho il corpo che vibra e quindi si sente, sono io che lo tocco. Quindi il preamplificatore funziona, abbiamo detto, e con altri microfoni funziona. A questo punto il microfono funziona sulla vecchia scheda M Audio. Sulla scheda M Audio nuova fa un rumore che sembra che ci sia un elicottero che sta girando, non si sente, quindi se funziona granché bene. Comunque il microfono della M Audio sono felice di non averlo mai consigliato a nessuno alla fine, anche perché guardandolo dentro effettivamente non è che sia il massimo. Però nel pacchetto della M Audio c'è la scheda audio Air e un paio di cuffie che sto usando. Adesso però devo fare una cosa, devo ricollegare la M Audio perché non posso fare una recensione della M Audio sentendo la vecchia M Audio su un Golden Age, mi sembra francamente un bel pasticcio. Adesso faccio una cosa, spengo tutto, dov'è che togli il Phantom? Dicevo che bisogna usare un cacciavite per forza per stringere questa cosa qui. Potevano metterci una farfallina, perché se ci metti un microfono che poco pesa, questo tende a scendere, s'ammoscia. Mi serve un microfono, mi serve un cacciavite un po' più grosso. Non c'è un cacciavite un po' più... Va bene, facciamo così, guarda, lo mettiamo di traverso, ok? Sei contento se lo metto di traverso? Porcaccia miseria. Cioè il portamicrofono e il microfono della M Audio fanno letteralmente... Ah, finalmente, qui bello di traverso. Ok, fantastico, ok. Benissimo. Allora, io ti posso dire quello che sento in cuffia con questa cuffia, che è la cuffia originale della M Audio, quella che ho in testa adesso. Io sento un sacco di bassi, ma delle quantità di bassi impressionanti. È proprio piena, perché non lo so, probabilmente anche la Focusrite vende una cuffia, cioè mette la cuffia all'interno del coso che è la stessa identica, ha la stessa identica sonorità, così piena, è falsa il suono, sembra che sia un suono così bello caldo. Adesso io cambio la cuffia, non ce la faccio a reggere questa cuffia qua, scusa. No, è buona, è fantastica, la cuffia è di buona qualità, ma c'è un cavo lunghissimo. Sì, sto parlando come quelli che si mettono le cuffie e poi dopo, dato che non sentono loro in cuffie, che non sente nessuno e cominciano a gridare. C'è un cavo lunghissimo. Sì, però non sento un cacchio perché ho sempre la cuffia sempre l'altra cuffia in testa, ok?
Allora, la mia vecchia Sony. Oh, finalmente un suono che posso riconoscere. Oh, sì. Sì, allora, questo è l'NT1. Ok, lo riconosco. Sì, finalmente. No, perché c'erano talmente tanti bassi che sentivo solo dei bassi, una roba che non si poteva ascoltare. Allora, quanti dB siamo? Siamo bassi, eh? Sì, sì, siamo parecchio bassi. Possiamo alzare su, sì, cioè, esagerato, meno 3 dB. Andiamo intorno ai meno 6 per una conversazione standard. E accidenti. Allora, questa è la M Audio Air, di cui abbiamo scoperto, fammi vedere, allora, che la cuffia è bella. Bella questa cuffia, sì, bella. Però è di bei materiali, plasticoni. Guarda, cioè ti faccio vedere a cosa somiglia, così dopo hai già capito. Guarda. La vedi questa? Questa qui è Audio-Tecnica, la vedi? Dimmi se non sono sorelle. Dimmi se non sono praticamente la stessa, quasi la stessa cuffia, ma anche proprio il padiglione sembra lo stesso, è identico, la differenza è minima. Stesso padiglione, secondo me è sempre una cuffia di quel genere lì. C'è lo stesso qui. L'unica, sì, c'è una differenza perché questa qui della Audio-Tecnica, questo modello in particolare, ha questo affare che serve per renderla un pochettino meno ingombrante, no? Ok, per poterla trasportare. Cosa che magari questa qui non ha, fammi vedere. Sì, infatti non ce l'ha questa. Questa non ha il cosetto quindi cambia solamente l'arco, ma di fatto sembrano tantissimo delle Audio-Tecnica, somigliano tantissimo alle Audio-Tecnica queste, e hanno un suono scuro come le Audio-Tecnica, a dirti la verità. Quindi ecco, un po' mi ci ritrovo con quel suono delle Audio-Tecnica che rendono troppi bassi, fin troppi, però la qualità costruttiva tutto sommato è piuttosto buona. Quindi nel pacco, che in questo caso abbiamo visto essere un pacco per quanto riguarda questo microfono, lo vedi? Si vede il pacco. Questo microfono fa cagare, è veramente orribile. Non mi dispiace, perché mi aspettavo che M Audio, fornendo un prodotto così bello come questa scheda audio fighissima, 192 kHz, 24 bit, ingresso online, il variatore per sentire dal computer piuttosto che solo dalla USB. Ora però, aspetta un attimo, ti devo raccontare che cosa sento in cuffia, perché tu non stai sentendo quello che sento io in cuffia, perché non ho fatto nessun trucchetto barbatrucco per farti arrivare il suono che io sento in cuffia, ma ti posso dire che abbassando il direct verso l'USB praticamente io non sento più la mia voce, se ne va, si allontana, quindi si abbassa tantissimo il rumore, il volume in cuffia, che diventa non fa una variazione lasciando intero il volume, ma quando passa dall'altra parte, cioè ti fa sentire il suono di quello che sta suonando il computer sulla stessa scheda audio, abbassa il volume del microfono di quello che entra, e quindi di fatto sì, è una piccola rottura di palle questa qui. Non lo so se si poteva fare, però ad esempio sul microfono della Rode, l'USB, c'è la stessa identica cosa, un variatore, ma non è che ti cambi così tanto il volume in cuffia, almeno che io mi ricordi. Dopo magari lo riguardo, però mi sembra che vabbè, comunque con questo tu lo tieni a metà, e in questo modo tu dovresti avere metà suono del computer e metà suono diretto del microfono che sta entrando. Questo ti serve in ogni caso, perché tu devi in qualche modo poter sentire il suono del tuo computer, soprattutto se fai, che ne so io, ma qualsiasi cosa tu faccia, devi sentire la base musicale su cui stai suonando, eccetera. Può essere diverso il discorso per i musicisti, perché magari entrano nel secondo canale, il cui ingresso è qui, si vede in altro piccolo schermetto, ecco, è qui, entri con la chitarra, e quindi in questo caso se fai direct senti direttamente sia il microfono che la chitarra o lo strumento con cui stai entrando. Dietro non ha altri ingressi, te l'ho già fatta vedere, dietro non ha altri ingressi, solamente questi, quindi c'è solo l'ingresso microfonico e l'uscita delle casse, poi c'è il cavetto USB-C, e questo che è il volume delle casse.
molto figo, così grosso, dai più o meno volume alle casse. Non ha nessun'altra funzione, quindi esteticamente, non lo so, ci si poteva mettere qualcos'altro, qui fare anche un pomellino più piccolo e magari utilizzare questo spazio per farci, ma che ne so io, qualsiasi altra cosa. Questo è bello da vedere, ma a parte se pigli contro lo rompi, è un po'... Sai che, no, è bella, è indubbiamente bella, una bella scheda. Registra bene, sì, il suono è veramente buono, però, per esempio, voglio cambiare microfono, voglio fare un'altra prova, però mi servirebbe un portamicrofono diverso, che questo fa cagare. È quello che ti offre direttamente la M Audio, ma porca miseria. Spengo il microfono, ci mette un quarto d'ora a spegnersi questo qua perché c'ha tutti i condensatori pieni e quindi prima si deve staccare tutta la corrente, come se tu stacchi la corrente, quello sta lì ancora accesa, le lampadine accese. A quanti dB stai entrando? È altissimo, è altissimo, un po' più basso, un po' più basso. Allora, vediamo. Sì, sibili, sibili. Quanto sibili? L'Aston suona abbastanza... Ma non suona male, eh? No, non suona male, assolutamente. È molto flat, molto trasparente, esattamente cioè, a differenza della Focusrite, mi sembra di ricordare, questo suono è molto più flat, piatto, ma probabilmente suona come suonerebbe la WAD senza iperamplificatori, immagino. Sì, credo di sì. Mi sembra sì, un suono molto, molto trasparente. Sì, ok. Quindi diciamo che il microfono qui incide tanto sul suono perché a differenza della Focusrite che invece colora un poco come farebbe un preamplificatore con il preamplificatore della Focusrite, questo mi sembra che sia molto più flat, molto 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 trasparente. Va benissimo così, non è un difetto, è un pregio delle due, perché il microfono che hai preso suonerà più o meno così. Tu dici, ma come suonano altri microfoni? Io lo so che tu vuoi sentire altri microfoni, io te lo faccio sentire, aspetta che devo spegnere. Si sente la strada con i grilli e le auto che passano. Chiudo. Allora, questo è il Neumann U87AI collegato alla M Audio. E qui la differenza di microfono si sente come, altro che si sente. Sì, si sente sì. Il miele è in realtà l'unico alimento che ha una durata di conservazione eterna. Infatti gli archeologi in Egitto hanno scoperto vasetti di miele perfettamente sigillati, perfettamente conservati, sigillati in piramidi e cripte. Come dire... No, a me piace. Mi piace molto l'U87 collegato qui. Faccio l'ultima prova con il TLM 103 perché la scheda audio suona bene, assolutamente, suona molto bene. Con microfoni seri poi in modo particolare, quindi spengo. Si è spento? Sì, ok, sì, questo è il TLM 103, è lui. Questo è esattamente il TLM 103, come me lo ricordavo. Sì, è proprio lui, è esattamente lui. TLM 103. 103. Il miele è in realtà l'unico alimento che ha una durata di conservazione eterna. Infatti gli archeologi in Egitto hanno scoperto vasetti di miele perfettamente sigillati, perfettamente così, perché non l'ho fissato sotto, perché bisogna fare un lavoro particolare con il TLM 103 e quindi... Allora, questo è come suona il TLM 103 su questa scheda audio. No, è trasparentissima, la scheda audio ha un'uscita estremamente trasparente, tale microfono, tale suono, c'è niente da fare. È bello, no, assolutamente, non è niente male, questa è una bella cosa. Stavo pensando che io dovrei avere qui addirittura un microfono estremamente scuro, se mi ricordo bene.
Ok, allora questo si sente subito che c'è un suono differente. Sì, perché questo solo di capsula monta una RK47 ed è un circuito è un prodotto venduto in Francia, questo. Non lo trovi più, questa è una roba non dico boutique perché non è proprio un microfono da boutique, è un autocostruito realizzato con un sistema della Atlantic Phonic, così si chiamava, Atlantic Phonic. Si trova più niente di sta roba qua. Questo è un RK47 ed è esattamente il suono che aveva questo microfono, quindi un po' più scuro, un pochettino più molto, molto scuro e basta. Non ha rumore di fondo, come senti. Il miele è in realtà l'unico alimento che ha una durata di conservazione eterna. Infatti gli archeologi in Egitto hanno scoperto vasetti di miele perfettamente sigillati, perfettamente conservati, sigillati in piramidi e cripte. No, niente male questa scheda audio. Ecco, allora, teniamo questo, tanto voglio dire, tanto ormai il gioco l'abbiamo fatto, ci siamo resi conto di com'è. Allargo un attimo questa che si veda un po' di più. Dove sei? Allarga la mia televisione, i suoi mezzi fantastici, ne vero? Eccoti qua. Allora, questa M-Audio viene venduta in un kit. No, allora, attenzione, facciamo le cose per bene. Questa M-Audio viene venduta come M-Audio normale. Però viene venduta anche con un kit di montaggio, con un kit che comprende la scheda audio, un paio di cuffie e un microfono con il portamicrofono, eccolo qua il microfono, con il supporto per il microfono, tutto all'interno della stessa scatola. C'è anche il cavo. E le uniche cose che potrei salvare: il cavo che funziona abbastanza bene, le cuffie che insomma vabbè, se non le hai probabilmente sono meglio queste che quelle da telefonino, ma si trovano delle cuffie migliori di queste tranquillamente a una cifra. Ma facciamo un paio di conti, perché la cosa bella è farli i conti con questa roba qui, vedi. 115 al posto di 120. Con 120 euro prendi questa scheda audio, che non è male, suona piuttosto bene. 120 euro, ti servono un paio di cuffie e ti serve un microfono. Col microfono sicuramente superi i 200 euro alla fine, perché 120, se prendi anche un microfono un po', diciamo, a basso costo, tipo un MXL 2006, tipo sempre il solito B1 della Behringer o il B2, fai presto ad arrivare a altri 100 euro, per cui saresti intorno ai 220 circa. Facciamo 230 euro tra una cosa e l'altra. 230, poi ti ci vanno un paio di cuffie, ma le cuffie sono così costose. Una cuffia già di buona qualità te la porti a casa con 45 euro, quindi siamo alla fine, tra una cosa e l'altra, se ti prendi tutte le cose separatamente spendi un centino in più, ma hai sicuramente un microfono. Le cuffie probabilmente sono un po' migliori di queste in termini di resa sonora reale, perché ti danno il suono che dovresti avere in cuffia, non un suono falsato per farti sentire un suono più pieno. Questo diventa anche fastidioso se hai perso l'abitudine ad ascoltare sta roba pompata. E il microfono che ti compri magari separatamente. Vediamo se qua sopra troviamo. Eccolo qua, questo è il B1. Il B1 a 99 euro. Eccolo qua, 99 euro. Poi lo trovi anche usato, se... accidenti, su questa scheda audio il B1 suona bene. Sì. È brillante, tende ad essere acuto, ma un po' come tutti i microfoni cinesi, però non è che sia scandaloso. Se stai cercando di trovare un entry level, probabilmente questo continua ad essere un ottimo microfono. Si sentono tutti i fiati, che è una cosa
Non si può sentire, guarda. E su questa scheda audio funziona molto bene, quindi alla fine rifacciamo una mano di conti, vediamo se riusciamo a riaprirci Chrome, se non mi abbandona e cresce. Eccolo qua. Ok, allora abbiamo detto che, guarda, qua c'è un bundle addirittura, qui c'è il portamicrofono nella sua valigetta, per cui c'è già tutto, c'è anche il cavo e l'antipop, fantastico. A parte il fatto che l'antipop ce l'hai anche nel Tonor, no aspetta sì, nel braccetto della Tonor c'è un antipop che è molto bello perché ha la doppia calza. Non so se questo c'ha la doppia calza, comunque non te ne frega, avrai valanghe di antipop. E vedi che il costo alla fine è 89 più le spese di spedizione su Thomann, per esempio, quindi fai presto 89, 110 alla fine. Dipende da dove lo trovi e se ti fanno le spese di spedizione gratuite. Questo no è il C3, non mi frega niente del C3. Quindi una cuffia sui 40 euro, un centinaio di euro per il Behringer, per esempio, e 115 euro per questo. Ed ecco che tu hai fatto un ottimo set. Io non consiglio in questo caso, francamente, il kit che comprende la scheda audio e il microfono e le cuffie, perché il microfono è terribilmente scadente, è proprio una roba che non si può sentire, è qualcosa di terribile. Mentre la scheda audio invece funziona molto bene, almeno così. Nel test che ho fatto io chiaramente gli ho collegato un microfono, anzi diversi microfoni, e ho potuto ascoltare che il preamplificatore è piuttosto trasparente, la scheda offre un buon volume in cuffia, c'è il variatore direct USB per poter sentire computer e microfono, e c'è un buon volume in cuffia che io sempre tengo a manette, un giorno diventerò sordo. E poi l'uscita delle casse, questo dipenderà dalle tue casse, dal sistema di amplificazione che avrai, eccetera, eccetera, eccetera. Non ha DSP, non ha niente questa scheda audio, per cui si appoggia completamente come tutte le schede audio diciamo di basso costo, entry level, o anche le prosumer, si appoggiano direttamente alla CPU del computer. È molto fica da vedere, è veramente bella, non è male, adesso la faccio rivedere, è questa che vedi qui, ma la vedi anche qui è come la sto usando, c'è ancora la sua pellicola protettiva sopra e gliela lascerò perché il kit completo non mi ha per niente soddisfatto, assolutamente. Qui lo stai sentendo con il B1 della Behringer che dice, ti leggo due righe tanto per avere un'idea. Il miele è in realtà l'unico alimento che ha una durata di conservazione eterna. Infatti gli archeologi in Egitto hanno scoperto vasetti di miele perfettamente sigillati, perfettamente conservati, sigillati in piramidi e cripte. Se devo dire, tra le due schede M-Audio e Focusrite, probabilmente sceglierei la Focusrite per il kit, perché è un po' migliore. Anche il microfono della Focusrite si può utilizzare, mentre questo è veramente scandaloso. Mi dispiace che la M-Audio abbia messo un microfono così di merda dentro a... Scusa, dico le parolacce. Dentro a una confezione così bella e così ben fatta. Ci voleva poco a metterci un microfono più decente, perché in Cina di microfoni a basso costo e migliori di quello che ci hanno messo ce ne sono a vagonate, quindi non vedo che razza di risparmio possono mai avere fatto. La cuffia è una cuffia che falsa i suoni, però è di buona qualità, quindi ci si potrebbe accontentare, ma col fatto che abbiano messo dentro un microfono così scadente butta via, fa proprio buttare via il denaro in più, perché 119 alla fine ti fanno pagare cuffia e microfono 80 euro, quindi il microfono quanto l'avranno pagato? 20 euro? Non credo 10, quel microfono lì è una roba penosa. Queste cuffie costeranno 40-50 euro, forse anche qualcosa di più probabilmente, perché se sono quelle che io penso, cioè mi sembrano tantissimo le cuffie a me sembrano tanto queste Audio-Technica, somigliano tanto alle Audio-Technica, un vecchio modello dell'Audio-Technica, ed ecco che probabilmente, guarda, non so neanche queste. Vabbè, ce ne sono di cuffia in quantità, guarda, 45 euro, venduti a noi popolino. Probabilmente se le vai a comprare dove le producono, a questo punto le cuffie avranno un altro costo. Non credo che fare una speculazione così su una scheda audio così carina sia stata una buona scelta. Il kit è veramente pessimo, infatti
hanno abbassato il prezzo, costava più di 200 euro, adesso tende a stare sotto ai 200. Diciamo che ti fanno pagare la cuffia 80 euro, perché il microfono di certo non possiamo considerarlo come una cosa che puoi pagare all'interno di quel kit, sempre che i microfoni all'interno del kit della M-Audio siano sempre quelli e che io non abbia preso il microfono più sfigato del mondo, che è questo terribile eccesso qui. Tolgo questo così lo puoi vedere bene. Dov'è che si vede? Qui. Questo che si chiama Nova Black, che per l'amor del cielo, per qualche ragione su questa M-Audio addirittura funziona male e si porta dietro un sacco di rumore, il ronzio del preamplificatore. Sul preamplificatore esterno della Golden Age manco s'accende e... che dire... Io delle due comprerei solo la scheda se proprio dovessi fare una cosa, e poi mi comprerò il microfono a parte e le cuffie a parte. Ma la scheda può anche valerli un centinaio di euro. Sì, penso proprio di sì. Non lo so. Come suono è buono. È più lineare e non falsa i suoni dei microfoni. I microfoni che gli metti dentro è trasparente proprio il preamplificatore, quindi il Phantom di questa scheda. Va bene, dai. M-Audio mi odierà per questo, ma tanto ho già Tonor che mi odia, quindi cosa vuoi che sia? Ciao. Spegniti, ti spegni. Lo senti questo che c'è sotto? Io appena l'ho acceso ho sentito sta roba. Ci sono rimasto, ho detto, ma no, ma non è possibile. Tra l'altro, con le cuffie originali, quelle della M-Audio, si sentiva ancora di più perché è un ronzio basso e quindi era ancora più amplificato, ancora più forte. E quindi per un attimo ho pensato, ma il microfono è rotto, è guasto, c'è qualcosa. Tra l'altro, con questo microfono, guarda dove tengo il gain. Lo tengo praticamente a 10. Dovrei abbassarlo, tu dici? Sì, ma molto probabilmente tu non lo terrai così basso. Sì, o certo, lavorerai su queste frequenze. Però il suono, cioè su questi livelli, ma il suono è quello. Se lo vuoi alzare, nell'ultima parte del gain avrai questo rumore. L'altro canale non produce alcun rumore. Ora, se io stacco il microfono e alzo solo il gain per sentire se fa quell'orrido fruscio che fanno quasi tutti i gain delle schede a basso costo, vediamo se lo fa. Spengo il Phantom. Ok, lo produce solo proprio ultimissima parte, mentre normalmente i Phantom delle Behringer o anche della Focusrite a partire già da tre quarti cominciano a tirare su un sacco di fruscio. Questo lo fa solamente proprio in fondo. Quindi posso dire che il Phantom di questa scheda audio è notevole. Il microfono fa veramente schifo.